Sì, dice. Ciao amici. Aspetta. Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Oggi ho qui con me Robert, Ciao a tutti. che è un mio studente da più di un anno praticamente. Sì, 18 mesi, diciamo, sì. esatto. Ormai. E siamo qui a Firenze perché secondo me lui ha raggiunto un livello veramente molto molto alto di italiano, quindi ho pensato di fargli un'intervista così che possa raccontarvi un po' i suoi segreti, come ha fatto a raggiungere un livello così alto. Sei pronto? Spero di sì. Assolutamente. Non sono mai pronto. Mettimi alla prova. Per esempio, quando hai deciso di studiare l'italiano? Quando hai cominciato? Ho cominciato tipo 2 anni fa, ma prima avevo studiato soltanto usando delle app tipo come Duolingo, niente di che. Poi 18 mesi fa ho deciso di trasferirmi in Italia, a Roma, e sì, a quel momento ovviamente ho deciso di prenderlo sul serio. E ho trovato te online, ho trovato l'Ernamo, questa meraviglia online su YouTube. Grazie. E ho deciso di prenotare una lezione e poi per un anno più o meno ho imparato soltanto online, soprattutto con te, e mi ha aiutato un sacco a migliorare il mio livello. Sono contenta. C'è ancora strada da fare, ma 10 mesi fa mi sono trasferito a Roma finalmente e sì, adesso abito lì. E oltre alle nostre lezioni, tu cosa facevi anche durante la settimana, durante le tue giornate per continuare a praticare l'italiano? Oltre ai compiti che io ti assegnavo. Sì, tanti compiti, ma studio sempre. Questo è il trucco veramente, perché io sono un secchione, diciamo. Sì, perché, È giusto. sì, perché io faccio di tutto in italiano. Io ascolto soltanto la radio italiana, guardo TV soltanto in italiano. A casa mia non esiste l'inglese. Ho rinunciato completamente all'inglese, purtroppo devo ancora lavorare in inglese, devo ancora comunicare con la mia famiglia, i miei amici in inglese, ma a casa no, non esiste. È una lingua vietata. Mhm. Perché ricordiamoci, la tua madrelingua è appunto l'inglese. Già, purtroppo. No! Quali sono state le tue difficoltà da madrelingua inglese nell'imparare l'italiano? O quali sono ancora Ce ne sono oggi? tante, sì, ancora oggi, assolutamente. I vari accenti sono veramente difficili perché soprattutto al supermercato è sempre una situazione imprevedibile. Non si sa mai. Quindi sono sempre nervoso quando vado a fare la spesa, per esempio. Non lo so, per esempio c'è la parola buona giornata, mi dà tanto fastidio sempre, quindi cerco sempre di andare al supermercato di sera perché è più facile dire buona serata e voglio sempre essere cortese, no? Ah. Educato. Un buon consiglio. Perché? Perché ti crea difficoltà nella pronuncia? La pronuncia sì, è la cosa che mi infastidisce di più. E invece per la grammatica? La grammatica c'è sempre sì impersonale, verbi prenominali, sì, non lo so, da. La mia parolina preferita assolutamente, perché significa to, from, significa tutto. Contesto è importantissimo in Italia. A proposito di da, mi ricordo, non mi dimenticherò mai, la mia prima lezione che ho fatto con Rocco, sì. Ho detto una stupidaggine tipo, vengo da Cape Town in Italia a voi. E mi ha guardato di traverso e ho notato quello sguardo un po' confuso e ancora rimane un po' ostico questo concetto perché da vuol dire da e anche da. Sì, forse
Dovremmo fare un video dedicato proprio a questa preposizione. Sì, perché crea vari problemi per noi stranieri, perché non esiste una parolina del genere, in inglese almeno. Però mi sembra che, diciamo, tutto il tuo impegno sia stato ripagato, tutte Sì. le tue lezioni, tutti i tuoi sforzi, insomma, hai raggiunto veramente un livello molto molto alto. Grazie, ma è veramente difficile riconoscere la differenza, per me ovviamente, perché non è un processo lineare e voglio sottolineare quel fatto, perché per uno studente ci sono giorni in cui ci si sente proprio a suo agio e poi ce ne sono altri in cui non si può spiccicare parola. Esatto, Niente. diciamolo, è normalissimo, ci sono giornate purtroppo. no, per tutti. Giornate terribili, veramente, da dimenticare, hai visto, ancora da. Cosa ti ha colpito di più dell'Italia, della lingua italiana, della cultura italiana? Cosa ti ha fatto innamorare? Una bella domanda. Perché mi sento a mio agio qui, per qualche motivo, perché soprattutto a Roma è una città caotica, ma c'è bellezza ovunque, ma è anche autentica, non lo so, mi fa sentire più rilassato. La cultura, sì, è interessante sempre, ovviamente, l'ossessione con il cibo, tante regole, la burocrazia, ovviamente. Ma questa cosa non penso ti abbia fatto innamorare dell'Italia. No. La burocrazia italiana. No. È una sfida sicuramente. Esatto. E il cibo? Hai menzionato il cibo? Ah sì, il cibo ovviamente. Il cibo è la cosa più... No, non è la cosa più bella, perché sono un tipo un po' strano, in quanto non mi fa impazzire, per esempio, la pasta. Aia. Non mi ammazzate. Tutti sono innamorati del cibo italiano in tutto il mondo. Ma la cultura è interessante, la gente è simpatica. Sempre, sì, c'è sempre un'atmosfera molto rilassata, la vita conta di più. Invece nel mio paese la vita è sempre il lavoro è la cosa che conta di più. Invece qui si vive, sì, al massimo. Ora Robert, la domanda Sì. delle domande, la domanda da $1 milione, Ah, ok. o euro, in Italia euro. Tu in una lezione mi hai raccontato di aver girato un po' tutto il mondo, hai vissuto a Londra, Singapore, New York, sei stato di passaggio in Spagna, insomma hai visto vari paesi, oltre al tuo paese, il Sudafrica. Ora la mia domanda per te è, se c'è una cosa dell'Italia che non sei mai riuscito a trovare altrove, cos'è? Per me la parola è la passione, perché, non lo so, gli italiani sono così appassionati di qualsiasi cosa, per esempio il cibo, non lo so, la bellezza, ma c'è sempre passione, c'è sempre una grande emozione dietro qualsiasi atto, qualsiasi mossa, è sempre così, perché si vive al massimo. E anche qui, che ne so, l'arte, eccetera, è apprezzata. Sì. Per esempio altrove è un po' una cosa di nicchia. Sono d'accordo, diciamo, anche se io non vanto un'esperienza come la tua, nel senso che non ho girato il mondo, ho vissuto Sì, ma io giro sono per il vecchio, mondo. ecco perché. Sì. Però lo terrò a mente. Hai un po' di tempo. Ho un po' di tempo, Sì. Devo recuperare. Ce la puoi fare. Grazie, ci proverò. C'è un'ultima curiosità che vorrei togliermi, o meglio vorrei che tu aiutassi tanti studenti che si lamentano che quando arrivano in Italia, dopo aver fatto corsi su corsi, studiato libri su libri, arrivano qui e non capiscono nulla o non riescono a sopravvivere, a cavarsela nelle situazioni di vita quotidiana, sai, il supermercato, Sì. la banca, oppure la pizzeria, il medico, tutte queste situazioni li lasciano un po' nei guai, ecco, In difficoltà, non sanno sì. gestirle. Tu come fai?
sono situazioni difficili anche per me, perché soprattutto all'inizio, arrivando a Roma, non ho capito praticamente nulla. Al supermercato, per esempio, perché l'accento romano è fortissimo, soprattutto in un ambiente come un supermercato, una banca. È ancora più difficile anche con la mascherina, perché impedisce la conversazione un po'. Quindi è stata un'esperienza abbastanza particolare, ovviamente. È stato difficile, è veramente una sfida e rimane una sfida fino ad oggi, ma meno male ho comprato il vostro corso Italiano in contesto. Sì, Che mi ha aiutato tantissimo a capire come gestire le varie situazioni quotidiane, perché sono veramente quelle le situazioni più ostiche. Quindi il nostro corso in un certo senso ti ha dato un aiuto, un aiuto concreto nel cavartela in Italia quando ti andavi per esempio in banca o dal dentista o a fare benzina e così via. Sì, fare il pieno. Il pieno, bella espressione. Fare il pieno. No, ma sì, esatto, perché si impara a dire tipo a usare ci oppure sì in personale. Nei corsi tradizionali si impara la grammatica, ma non ti preparano a queste situazioni di vita reale. Perché sono completamente diverse e bisogna ovviamente adattarsi a accenti diversi, la gente parla velocemente, quindi sì, è difficile, ma il corso mi ha aiutato tantissimo, almeno sì, per chiedere qualcosa al banco, non lo so. Ok, allora, visto che il nostro corso ti ha aiutato molto, vorremmo offrire la possibilità a tutti i loro amici di accedere al corso Italiano in contesto ad un prezzo speciale di 60 euro. Wow! Tu non hai avuto questa fortuna? No, purtroppo! Ok, però ne valeva la questo pena comunque. è merito tuo, perché per poter usufruire di questa offerta dovranno usare il codice coupon, indovina? Roberto. Ah, eccoci. L'ho scelto al momento, qualsiasi parola avessi detto sarebbe stato il codice coupon. Perfetto. Ok, mi piace Roberto. Ti piace? Molto. Meno male. Tutti quelli che vogliono accedere al nostro corso Italiano in contesto per sopravvivere nelle situazioni di vita reale possono farlo utilizzando il codice coupon Roberto e pagando solamente 60 euro per l'accesso illimitato. Date un'occhiata. Fatelo, mi raccomando. Quindi Robert, dimmi un po', ora cosa farai? Rimarrai per sempre in Italia o per tanto tempo? Oppure continuerai a girare il mondo, imparare nuove lingue? Quali sono i tuoi piani per il futuro? È una bella domanda. È difficile al momento pianificare per il futuro, perché il futuro è così incerto al momento, ma penso di aver trovato il mio posto nel mondo adesso, in Italia. Penso, può sempre cambiare perché sono una persona flessibile, diciamo. No, la mia intenzione è quella di rimanere qui per un bel po', finché posso, ovviamente, perché ovviamente ci sono limiti legali, ma ho intenzione di superarli. Sì, spero che sia il mio posto permanente nella vita, perché io mi ci trovo veramente bene. E poi un giorno forse dovremmo fare un video anche su come superare la burocrazia italiana, perché c'è tanta gente che vorrebbe trasferirsi in Italia dall'estero, no? Però loro hanno tutti questi problemi burocratici che anche tu mi hai raccontato di aver in qualche modo avuto, no? Quindi, sì. Quindi un giorno magari faremo un video dedicato esclusivamente a come ottenere il permesso di soggiorno in Italia. Sì. Che ne pensi? Sì, penso sia un'ottima idea, perché è un processo abbastanza ostico. Allora Robert, noi ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità. Grazie a voi. per aver messo la tua esperienza a disposizione di tutti gli altri studenti di italiano. Grazie a voi, spero che sia stato utile. Sicuramente sarai di grande ispirazione per molti. Non mollate. Esatto, questa è la cosa più importante, non mollate, perché ovviamente tutti potete raggiungere il livello che Robert ha raggiunto.
È tutto possibile. E adesso cosa fai? Torni a Roma? Tornerai a Roma? Sì, prendo un treno stasera per Roma. È stato bello vedervi qui a Firenze. Anche per noi. Ah, a proposito di Roma, noi siamo stati a Roma qualche mese fa e quindi io vi ricordo che se volete dare un'occhiata un po' a questa bellissima città, se volete un po' scoprire qualcosa in più delle bellezze di questa città, potete guardare il vlog che abbiamo realizzato proprio nella capitale. Lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Vi ricordo anche che se volete imparare l'italiano in maniera completamente gratuita potete iscrivervi al canale e seguire tutti i video anche direttamente sul nostro sito lernamo.com. E se ancora non lo avete fatto, non dimenticate di seguirci anche su Facebook, su Instagram, su Twitter, su Pinterest, su TikTok. Ci segui ovunque? Ovunque. Perfetto. A presto. Ciao. Ciao.